Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a parlare di build, cambiamo un pochino argomento dagli ultimi video rispetto appunto agli ultimi moduli pubblicati. Oggi vi parlerò di build, sì, perché ho deciso questa settimana di provare a girare il pool per Maldini, Cech e Matthaus e mi ha dato bene perché con pochissimi giri quasi, quindi del tutto gratuiti, mi ha con le monete, nel senso con le monete che avevo, mi ha dato praticamente tutte e tre questi campioni. Andremo a vedere le loro build, le andremo a commentare insieme e poi ne riparleremo appunto nei commenti. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, delle piattaforme dalla quale potete acquistare tutto ciò che volete a dei prezzi veramente ribassati. L'unica cosa, passate dal link che trovate in descrizione, perché in questa maniera potrete supportare il canale e quindi in maniera completamente gratuita mi darete una grande mano. Inoltre sono aperte praticamente è aperta la possibilità di potersi abbonare al canale, quindi se lo fate anche lì supportate il canale, mi aiutate a crescere e soprattutto avete diritto a dei contenuti esclusivi dedicati per voi, lezioni private e tanto altro insomma che è spiegato nei vari abbonamenti. Andiamo a vedere subito ragazzi le build. La squadra nel frattempo è questa. Allora, la build ragazzi di Cech è questa, è la seguente. Lui è un portiere difensivo, io avevo già un altro Cech e è molto simile all'altro ragazzi, infatti non ho scoperto diciamo nulla di nuovo. La build è la seguente ragazzi, cioè ha un comportamento difensivo di 96, una presa di 91, parata 89, riflessi 98, estensione 97. Secondo me è molto bilanciata, ha un buon contatto fisico e un buon salto, anche se lui è già 1,96, quindi ragazzi ha poco bisogno di saltare delle volte. Questo diciamo che c'ha il booster su Saracinesca, a differenza dell'altro che non mi ricordo che booster aveva, però comunque è molto forte, mi fa delle belle parate. Vi faccio vedere anche la build che gli ho fatto da qui, così se volete la potete copiare di sana pianta. Allora, forza in aria l'ho dato 1 perché mi ricordo che era l'unico punticino che mi rimaneva fuori e quindi l'ho dato lì. Poi c'ho 8 su comportamento, 11 su parata presa scusatemi 10 e basta, e poi ripeto l'ultimo punticino l'ho dato qui, quindi se volete copiarla è questa qui ragazzi, la build molto forte. Io lo sto testando questi giorni, mi piace veramente tanto. Ha queste abilità: traiettoria bassa, rilancio e pararigori, forma incrollabile, veramente una bella carta ragazzi, fa 103, quindi immaginate che tipo di portiere è. Maldini ragazzi, che lo sto testando titolare, è un terzino difensivo, una carta molto interessante. Io però l'ho maxata più che altro da DC, le ho provato diverse build prima di arrivare a questa, però questa forse è quella che mi convince un pochino più di altre. Le ho tolto un po' di possesso stretto, un po' di passaggio, perché tanto da difensore centrale non ci interessa che metta in porta l'attaccante, ma ci interessa magari ecco di più che sia bravo a difendere, che abbia una buona velocità, un buon contatto fisico. Colpo di testa ragazzi 93, cioè ieri ho beccato degli Haaland contro ragazzi, vi posso dire che non gli ha fatto toccare palla di testa, quindi già questo è tutto dire. Velocissimo ragazzi, 91 di velocità, credetemi è una saetta. Accelerazione 76, anche se ci interessa poco l'accelerazione visto che lo usiamo da DC. Comportamento difensivo ragazzi 95, 93, 86, 80, 94, quindi grandi parametri. C'ha il booster inoltre sulla difesa. Come carta ha queste abilità: passaggio calibrato, cross calibrato, perché ricordiamo può fare anche il terzino, anche se io lo vedo più come DC. Marcatore, intercettazione, muro, top, quindi scivolata, caposaldo ragazzi, questa è una di quelle abilità che avevamo visto nel video dedicato alle abilità aggiunte dopo, praticamente aggiunte come nuove, ed è però anche questa molto interessante. Disimpegno acrobatico, leader e spirito combattivo. Attualmente ragazzi ha fatto 7 partite, nemmeno un gol, va bene, però comunque forma incrollabile, precisione piede debole molto alta,
Io l'ho fatto tra l'altro capitano, ragazzi, ma potete vedere nella carta perché c'ha anche il leader, quindi ricordatevi, mettete capitano chi ha leader. E questa, ragazzi, è la sua build fatta praticamente qui dai valori qua. Quindi dribbling gli ho dato 4, vedendo poi c'ha il booster e un pochino sale, in modo tale che non fosse completamente scarso tecnicamente, ma che comunque mantenesse sempre un po' il suo standard, no? Maldini comunque era bravo coi piedi. Destrezza gli ho dato accelerazione, quindi 2, tanto abbiamo visto che l'accelerazione non ci serve più di tanto in un difensore. Forza arti inferiori, la velocità invece sì, ragazzi, perché la velocità deve andare a prendere gli attaccanti. L'accelerazione serve per scattare, per far scattare noi il giocatore con la palla al piede, mentre la velocità per quando noi inseguiamo e gli altri non la palla. Quindi fondamentale anche questo, ragazzi, capirlo. Fate questa build in questa maniera, adesso date più velocità che accelerazione, perché altrimenti non ce ne facciamo nulla. Forza in aria, ragazzi, 10, quindi salto, ragazzi, lo porta a 90 con colpo di testa 90, credetemi, di testa le prende tutte, credetemi. Difesa 8 e basta. Questa, diciamo che la build, secondo me, è una delle build più equilibrate che potevo fargli, e infatti mi sta piacendo molto, anche perché, come detto prima, l'accelerazione comunque tanto li sale a 76 già da solo con i vari booster allenatore, insomma tutti i vari punti dello stile di gioco. Ci sono altre cose che glielo fanno salire, quindi va bene così. Matthaus, ragazzi, al momento ce l'ho in panchina, ma perché semplicemente lo stavo testando, quindi l'ho portato, ma l'ho fatto giocare anche ieri nei match che ho fatto in divisioni. La build è questa, ragazzi, una gran bella carta. Io l'ho fatto, lui è un mediano, nasce come mediano tra le linee, interessante, però l'ho maxato più da CC, siccome mi serviva più un centrocampista tra le linee. L'ho maxato più da centrocampista, quindi tralasciando un pochino di più magari la difesa, non dando tutti i valori da difensore, ma dandogli qualche valore più appunto da centrocampista, come il possesso stretto, come il passaggio raso terra, il passaggio alto. Qui invece, ragazzi, a differenza di Maldini, è importante che ci sia un po' di accelerazione, perché comunque capita che si fa qualche piccola sgaloppata in mezzo al campo, palla al piede, e deve essere rapido ad andare. Quindi poi lui come body type è molto interessante, ragazzi, perché 1,73 con comunque controllo corpo 91, molto interessante. È un pochino diversa dall'altra carta che ho di Matthaus, quella mediano onnipresente, e infatti quella la lascio appunto più mediano, mentre questa volevo un centrocampista più di spinta, più di inserimento, ottima tecnica, ottimo passaggio, volevo questa tipologia di carta, un po' ecco alla Modric, per farci capire. Infatti lo uso, almeno ieri l'ho provato come suo diretto sostituto. Niente, vediamo i boost, duelli. Quindi, ragazzi, c'ha praticamente i duelli booster sempre attivo, con contrasto, quindi comportamento difensivo. Beh, consideriamo che nasce come mediano, quindi è ovvio che sia forte sui duelli. Molto alta, forma incrollabile, resistenza ai infortuni media, quindi interessante. Abilità giocatore, tiro a salire, lancio lungo, tiro di prima, passaggio filtrante, passaggio calibrato, marcatore, intercettazione, scivolata, leader e spirito combattivo. Molto interessante. Se volessimo renderlo ancora più difensivo, quindi abbiamo quindi qualche abilità aggiuntiva da volergli dare, gli si può dare ad esempio un muro, visto che non ce l'ha, e così diventa proprio una roccia in mezzo al campo. Se lo volete utilizzare più come mediano, ad esempio, se invece magari lo vogliamo utilizzare più da centrocampista praticamente offensivo, magari ecco dargli qualche abilità aggiuntiva più offensiva, quindi che ne so, taglio alle spalle a giro, o insomma qualche abilità sui passaggi. Adesso i nomi esatti non mi vengono in mente, comunque abbiamo capito di che cosa stiamo parlando. Quindi in base a come vogliamo la carta dobbiamo un po' limarla, no? Smussarla in base a come la vogliamo costruire noi. Non ha fatto ancora gol, ma ripeto, l'ho provato per la prima volta ieri in qualche secondo tempo, però è molto interessante. Fatto in questa maniera mi piace. Anche di lui ho provato diverse build, però questa secondo me è quella migliore. Vi faccio vedere anche i parametri, così se volete farla e volete provarla in questa maniera. Quindi 4 come tiro, tanto un pochino li sale,
passaggio alto 8, e anche qui mi pare ci abbia il boost. Possesso stretto, quindi dribbling 9, scusatemi, dribbling 8, ho letto male io. C'ha il booster, quindi aumenteranno i valori. Destrezza 8, forza antinferiori 10 e difesa 5, ragazzi. Se volete farlo ancora meno difensivo, dateli per dire difesa 3, difesa 4 e andate a giocare su qualche altro di questi valori, magari gli date un pelino più di velocità o di accelerazione. Io l'ho fatto così perché secondo me così è abbastanza bilanciato, si inserisce qualche volta, però ci dà un pochino anche di mano, insomma, in fase difensiva. Secondo me è veramente interessante. Provateli, perché poi sono build soggettive che io mi ci trovo bene, magari un altro no, quindi provateli, magari prendete spunto semplicemente e fatemi poi sapere nei commenti. Io vi ringrazio per essere stati ancora qui con noi quest'oggi, un saluto dal vostro Luca Talan, ciao!